13 aprile 1612, isola di Funajima, nel Giappone meridionale. Sono circa le 8 del mattino e lo spadaccino Sasaki Kojiro, detto Ganryu, sta aspettando. Una folla si è già radunata intorno a lui, nonostante i funzionari locali avessero tentato di impedire l'arrivo di spettatori. Ganryu è soprannominato il demone delle province occidentali, poiché è uno dei più forti e letali spadaccini del Giappone. Impugna un Nodachi, una spada a 2 mani estremamente lunga, e ha sviluppato una tecnica di contrattacco rapido che, imitando il volo di una rondine, gli consente sempre di sferrare il fendente decisivo sui suoi nemici. Ganryu sta aspettando l'arrivo del suo sfidante. Quel giorno parteciperà ad un duello all'ultimo sangue. Il tempo passa, ma l'avversario non si presenta sul luogo dell'appuntamento. La folla accalcata rumoreggia. Ganryu si sta spazientendo. Sicuramente il suo rivale ha paura e non vuole presentarsi. Allora manda un servo a chiamarlo. Il duello è una faccenda sacra e l'accordo va assolutamente onorato. È così che il servo raggiunge lo sfidante Miyamoto Musashi e lo trova che dorme ancora beatamente. Svegliato dal servo del suo rivale, Musashi non si agita, anzi si mette a fare colazione. Finito di mangiare, prende una barca per raggiungere l'isola dove si terrà il duello. Durante il tragitto intaglia un remo con un coltello, affilandolo fino ad ottenere un bokken, una spada di legno. Essendo ricavata da un remo, questa spada è estremamente lunga. Per quanto riguarda il tragitto in barca, Musashi lo compie con la massima tranquillità. Infatti sono quasi le 11 del mattino quando Ganryu vede finalmente la sagoma di Musashi comparire tra le onde. Spazientito e arrabbiato si scaglia contro il rivale. Musashi ha appena fatto in tempo a scendere dalla barca ed ha le gambe ancora immerse nelle onde. Ganryu valuta l'avversario con una rapida occhiata. Non ha speranze, sta impugnando un bastone di legno e deve essere ancora intorpidito dal sonno. Ganryu sferra il suo colpo mortale, ma Musashi risponde prontamente. Estrae il bokken dalle onde, rivelando che è lungo almeno il doppio di quanto sembrava. La lama di Ganryu raggiunge la testa di Musashi, ma riesce solo a tagliare la fascia che copriva la fronte. La spada di legno di Musashi è invece più lunga e colpisce in pieno il cranio dell'avversario. Il grande demone delle province occidentali crolla a terra, sconfitto da un solo fortissimo colpo di una spada di legno. In onore di questo combattimento, l'isola di Funajima verrà rinominata Ganryujima, ma questo duello renderà immortale la fama del guerriero di cui vi racconterò l'incredibile storia. Miyamoto Musashi, il samurai invincibile. Musashi, noto anche con il nome di nascita Shinmen Takezo, nacque nella provincia di Harima, nel sud del Giappone, tra il 1583 e il 1584, sul finire del periodo chiamato Sengoku, un'epoca in cui il Giappone era diviso in tanti piccoli feudi governati da signori della guerra costantemente in lotta tra di loro. Era l'epoca dei samurai. I samurai erano dei guerrieri che si mettevano al servizio dei signori feudali, ottenendo in cambio denaro e privilegi. Simili ai cavalieri europei provenienti dalla piccola e media nobiltà, i samurai rispettavano un preciso codice di onore e un rigido sistema di valori, chiamato Bushido. Mentre nell'ultima parte della loro storia si erano ormai trasformati in semplici mercenari dediti ai saccheggi, all'epoca di Musashi erano ancora una classe colta, che univa il perfezionamento delle tecniche militari, l'utilizzo della spada e le arti marziali, con lo sviluppo di scuole di pensiero religiose e filosofiche. Musashi era il figlio di uno spadaccino e fin da giovanissimo fu istruito alla via della spada. All'età di 7 anni la sua tutela fu affidata allo zio, un monaco buddista. A soli 13 anni sfidò Arima Kiei,
uno spadaccino ben più esperto e addestrato nell'uso della wakizashi, una spada corta con la lama di circa 60 cm. Arima Kiei, che stava viaggiando per affinare le sue abilità, aveva lanciato una sfida pubblica. Chi voleva affrontarlo avrebbe dovuto scrivere il proprio nome sul bando. Musashi, giovanissimo, aveva scritto il proprio nome, senza paura. Al momento del duello, lo zio di Musashi tentò di dissuadere Kiei dall'affrontare il ragazzino. Era troppo giovane e aveva risposto alla sfida per avventatezza. Ma Musashi non lo fece nemmeno finire di pronunciare quelle scuse. Si scagliò contro Kiei con un bastone, lo fece cadere a terra e gli sfracellò la testa. Niente male per un tredicenne. Nel 1599, a soli 15 anni, decise di intraprendere il Mushashugyo. Questo termine indica un vagabondaggio al fine di addestrarsi in diverse scuole di combattimento, accrescere il proprio prestigio sfidando altri combattenti a duello o fare esperienza al servizio di un signore della guerra. Simile al concetto di cavaliere errante del Medioevo occidentale, il vagabondaggio di Musashi dà il titolo al famoso manga Vagabond, scritto e disegnato da Takehiko Inoue, a partire dal 1998, che narra proprio le gesta del samurai. A soli 16 anni uscì vincitore da un altro scontro, nel quale affrontò Tadashima Kiyama, un abile guerriero che lo aveva sfidato e, dalla decisione di intraprendere il vagabondaggio in poi, Musashi entrerà poco a poco nella leggenda. Nel 1600 ebbe luogo una delle più importanti battaglie della storia giapponese, la battaglia di Sekigahara, che coinvolse quasi 200.000 uomini considerando entrambe le fazioni in campo. I due fronti erano rappresentati dai fedeli al clan Tokugawa e dai fedeli al clan Toyotomi. Il vincitore avrebbe sostanzialmente ottenuto il controllo di tutto il Giappone, che stava passando dalla grande frammentazione di cui abbiamo parlato ad una sostanziale fedeltà all'uno o all'altro schieramento. Benché non sia storicamente certo, il nostro Musashi partecipò probabilmente a questa battaglia dalla parte del clan Toyotomi. Il clan Toyotomi uscirà però sconfitto e la vittoria del clan Tokugawa darà avvio ad un nuovo periodo della storia giapponese, noto appunto come periodo Tokugawa o periodo Edo. Quest'epoca è abbastanza nota anche in Occidente e durò dal 1600 fino al 1869. Edo deriva dal nome della capitale dei Tokugawa, che è stata poi rinominata Tokyo. Musashi non prediligeva le battaglie in gruppo, partecipò a poche, l'unica degna di nota oltre a questa è la rivolta di Shimabara, dove fu impiegato contro i rivoltosi di religione cristiana che si erano ribellati al potere dei Tokugawa. Il duello uno contro uno, in cui Musashi divenne uno specialista, non contava di meno di una battaglia con grandi numeri in campo. A volte il duello era sì la semplice conclusione di una rivalità personale tra due samurai, ma più frequentemente gli spadaccini erano campioni per conto di un signore feudale. Un duello poteva evitare l'inutile spargimento del sangue di molti guerrieri e dal suo esito poteva dipendere il risultato di un conflitto politico, al pari di una guerra. Questo spiega anche le rigide regole alle quali i samurai sottostavano. Il duello poteva essere vinto solo uccidendo l'avversario. Se uno dei due contendenti si ritirava o si dava alla fuga, era per lo più ricoperto di disonore e, anche ad un livello più pratico, privato dei privilegi economico-sociali collegati al suo rango. I samurai dovevano infatti seguire il Bushido, un insieme di regole morali ispirate alle dottrine del buddismo e del confucianesimo, che esigeva il rispetto di valori come la lealtà, la giustizia e il coraggio, i quali dovevano essere perseguiti fino alla morte. Venendo meno a questi principi, il guerriero era disonorato. Se non si era morti in duello, la sconfitta comportava, secondo il Bushido, il ricorso al seppuku, più famoso in Occidente con il termine harakiri, un taglio autoinflitto del ventre che portava a morte certa. L'unico modo per sopravvivere ad un duello era dunque vincere, e Musashi vinceva sempre di più.
A 21 anni, scrive lui stesso, sono venuto nella capitale per conoscere maestri d'armi di ogni parte del paese. Li ho affrontati in un gran numero di duelli, in nessuno dei quali mi è sfuggito il successo. Poi ho vagato di provincia in provincia accettando la sfida degli esperti di varie scuole, senza mancare di vincere in più di 60 incontri. Giunto a Kyoto, che era allora la città più importante del Giappone, aveva sfidato il clan Yoshioka, che gestiva una rinomata scuola di spada e aveva già avuto una rivalità con il padre di Musashi. Dopo aver sconfitto il maestro Yoshioka Seijuro, i familiari prepararono per vendetta contro Musashi un agguato. Anche costretto a combattere da solo contro più persone, Musashi riuscì ad uscirne indenne. In questa occasione usò per la prima volta la tecnica di combattimento per la quale poi diverrà famoso, il Nite-Nichi. Nite-Nichi significa letteralmente due cieli in uno, un concetto religioso che indicava anche metaforicamente l'uso di due spade in contemporanea, la spada lunga o Uchigatana e la spada corta o Wakizashi, che erano di fatto l'equipaggiamento di base del guerriero dell'epoca. L'idea nasceva dalla constatazione che alcuni samurai morivano senza aver estratto la spada corta, fatto che dimostrava che non stavano dando il massimo per vincere. Musashi imparò invece a padroneggiare l'uso delle due armi insieme e questa innovazione si rivelerà estremamente vincente, consentendogli di sconfiggere anche maestri nell'uso di altre armi, come la lancia e il bastone, e secondo alcune leggende addirittura dei mostri mitologici. Lui stesso non si limitò a saper usare solo le spade, divenendo abile praticamente con qualsiasi arma. Armi da lancio come gli shuriken, ma anche lo stesso bastone lungo, come abbiamo visto in vari duelli. La lunghezza di quest'arma, apparentemente meno pericolosa di una lama, poteva dare un grande vantaggio sull'avversario. A differenza di come potremmo immaginarci oggi, la tecnica di combattimento del samurai, particolarmente coreografica, in verità lo stile di Musashi era molto concreto e fondato anche sulla partecipazione a battaglie come quella di Sekigahara. Musashi sapeva bene che per vincere era necessario colpire l'avversario con più rapidità e finirlo il prima possibile. Il successo di Musashi non risiedeva però solo nell'addestramento fisico. Una parte fondamentale della sua maestria stava nel controllo psicologico della situazione e nella consapevolezza di sé. Il colpo, quale che esso fosse, doveva andare a segno innanzitutto nella propria mente, prima che sull'avversario. Questo si univa ad una grande capacità di adattamento e allo studio del nemico. Individuava i punti deboli e volgeva immediatamente la situazione a proprio vantaggio. Non a caso, Musashi divenne celebre per presentarsi sempre in ritardo al combattimento. Questo faceva innervosire l'avversario, che perdeva energie e concentrazione, dando un vantaggio di partenza a Musashi. È proprio con queste premesse che arriviamo a quel 13 aprile del 1612 sull'isola di Funajima, a quel duello leggendario in cui Musashi applicò il meglio della propria tecnica. Il duello tra Ganryu e Musashi è a metà tra storia e leggenda, quindi le fonti giapponesi spesso differiscono sulla sua narrazione. Ad ogni modo è abbastanza accertato che entrambi i contendenti erano sotto la protezione del signore Hosokawa Tadaoki, anche se alcune fonti sostengono che i due spadaccini rappresentassero gli interessi di due clan rivali. Ganryu aveva già molti allievi ed era il maestro di spada ufficiale di Tadaoki. Musashi era potenzialmente un pericolo per lui in quanto poteva mirare a prenderne il posto, dimostrando la sua superiorità. Entrambi spiccavano nella tecnica ma anche per le doti fisiche. Erano muscolosi e alti quasi 1,80 m, un'altezza al di sopra della media della popolazione giapponese, all'epoca ma pure oggi. Non è certo chi sia stato a lanciare la sfida, entrambi avrebbero avuto dei motivi. Musashi appunto per rubare a Ganryu il ruolo di preferito alla corte di Tadaoki e per acquisire il massimo prestigio, Ganryu per liberarsi di un pericoloso rivale. Fatto su cui tutti erano d'accordo, si stava per assistere allo scontro tra i migliori spadaccini di tutto il Giappone.
Musashi fu più scaltro nello sfiancare psicologicamente l'avversario e nel nascondere nelle onde la vera lunghezza del suo Bokken. Quando il colpo uccise Ganryu, divenne chiaro a tutti che Musashi era il migliore spadaccino del Giappone, l'unico vero Kensei, il santo della spada. Fino al celebre duello tra Musashi e il demone delle province occidentali, la maggior parte dei resoconti biografici sono dettagliati e per lo più concordi. Da qui in poi la vita di Musashi diviene più fumosa e dà più adito ad interpretazioni. Alcuni studiosi ritengono addirittura che il vero vincitore del duello sia stato Ganryu. Questo spiegherebbe perché l'isola sia stata rinominata Ganryujima in suo onore e non in onore di Musashi. La tesi è considerata improbabile, poiché generalmente il samurai sconfitto moriva. Ganryujima onorerebbe il luogo di sepoltura di quello che era lo stesso, nonostante la sconfitta, il secondo miglior spadaccino del Giappone. Non proprio uno qualunque, insomma. Tradizionalmente il duello con Ganryu del 1612 segna una seconda fase nella vita di Musashi. Allo scadere dei 30 anni, scrive lui stesso riferendosi al periodo successivo allo scontro, ho riflettuto sulla mia vita passata e ne ho concluso che le mie vittorie non erano dovute alla piena padronanza dei principi dell'arte. Forse avevo una predisposizione naturale verso di essa, o forse quella era la volontà del cielo, o forse semplicemente era a causa dello scarso livello delle altre scuole di spada. Ho cercato allora di raggiungere una conoscenza più profonda. Questa conoscenza più profonda, raggiunta anche tramite la meditazione, coincide probabilmente con la dottrina esposta nel suo trattato più famoso, il Libro dei Cinque Anelli. Il libro è diviso secondo i 5 elementi: terra, acqua, fuoco, vento e vuoto, mentre le prime 4 sezioni sono dedicate alla tecnica di combattimento. L'ultima, il Libro del Vuoto, mostra l'influenza della meditazione zen sul pensiero di Musashi. La perfezione e la compiutezza si possono raggiungere con il distacco dai bisogni e dalle necessità materiali, quanto dal desiderio e dall'intenzionalità. La mente svuotata coincide con l'illuminazione e porta a compimento la via del samurai. In conseguenza di questa nuova consapevolezza, alcuni ritengono che Musashi, raggiunto l'apice della propria carriera e una sorta di compiutezza interiore, abbia perso interesse nel lanciare la sfida a nuovi rivali. Da quel momento in poi sarebbe stato solo sfidato da altri, vincendo comunque ogni combattimento, fino al numero record di 61 duelli vinti. Il secondo in questa particolare classifica è Ito Sai Kagehisa, un samurai più vecchio di lui, che però si fermò solo a 33, poco più della metà. Alcuni ipotizzano che nei duelli successivi all'epico scontro con Ganryu, Musashi risparmiasse i suoi nemici, dopo aver dimostrato loro la propria superiorità. Alcuni, impressionati dalla sua bravura e dalla sua saggezza, vollero divenire suoi discepoli. Proprio per questo suo distacco dal mondo materiale, viene tradizionalmente rappresentato come uno che rifiutava qualunque avance da parte delle donne, poiché considerava il coinvolgimento in una relazione sentimentale come una distrazione. Alcune fonti riportano contrariamente che ebbe delle relazioni con cortigiane, forse in tarda età. Sicuramente nella seconda fase della sua vita fu molto interessato alla crescita e all'educazione dei giovani. Ebbe 3 figli adottivi che instradò alla carriera del samurai, tanto che uno purtroppo si tolse la vita tramite il rituale del seppuku. Allo stesso tempo, la sua popolarità come uno dei più grandi spadaccini del Giappone gli fece accumulare un gran numero di allievi. Istituì una scuola in cui insegnava il Nitenichi, la sua tecnica di combattimento.
In vecchiaia Musashi, ormai considerato una leggenda vivente, fu il benvenuto nei castelli dei signori, che trascorrevano intere serate a farsi raccontare le incredibili gesta di quest'uomo che aveva viaggiato per tutto il Giappone e aveva combattuto avversari fortissimi, stupiti dai suoi racconti e dalla sua saggezza. Anche da anziano continuò comunque a dare diverse dimostrazioni della sua abilità in combattimento. Spesso si limitava a fronteggiare gli avversari con un bokken, senza l'intenzione di ucciderli, ma solo per dar prova della sua maestria e per dare degli insegnamenti. La storia di Musashi dimostra appieno che i samurai non erano solo guerrieri sanguinari. Musashi è infatti ricordato in Giappone anche come un eccellente calligrafo, pittore e scrittore, tutte attività che venivano praticate dalla sua classe di appartenenza, nonché come creatore di tsuba, ovvero guardie per le spade. Una particolare tipologia di queste guardie porta ancora oggi il suo nome. Sono pure conservati fino ai giorni nostri dei disegni e addirittura un autoritratto, in cui si rappresenta armato delle due armi, l'uchigatana e la wakizashi, che erano la base del suo stile di combattimento Nitenichi. Per quanto riguarda le opere scritte, fondamentale per la storia dei samurai il libro dei Cinque Anelli, del quale abbiamo già parlato, scritto come testo di formazione per un suo discepolo, e un libro di 21 precetti chiamato Dokkodo, ovvero la via da seguire da soli. Negli ultimi anni della sua vita, a partire dal 1643, Musashi si ritirò infatti in eremitaggio nella grotta di Reigando, la grotta dello spirito, sempre nel sud del Giappone. Qui trascorse gli ultimi 2 anni della sua vita, intenzionato a lasciare in eredità ai suoi discepoli i suoi beni terreni e i suoi insegnamenti. La leggenda vuole che sia morto proprio nel momento in cui terminò di mettere per iscritto quei precetti di autodisciplina che avrebbero potuto indicare la vera via del samurai. Secondo la sua più famosa biografia, scritta da un seguace della sua scuola, al momento della morte si fece risollevare. Si sedette con un ginocchio sollevato verticalmente, tenendo la spada con la mano sinistra e un bastone con la mano destra. Morì in questa posizione all'età di 62 anni nel 1645. Gli insegnamenti della sua scuola sono stati tramandati di maestro in allievo nei secoli successivi, tanto che la scuola fondata da Musashi esiste ancora oggi. Nel 355° anniversario della sua morte gli è stato intitolato in Giappone il Musashi Budokan, un'accademia di arti marziali. Decine di opere letterarie, film e videogiochi si sono ispirati alla sua vita nel costruire il ritratto del samurai leggendario, e la sua fama come miglior spadaccino della storia gli ha consentito di valicare i confini del Giappone e di entrare da qualche tempo a questa parte anche nella cultura occidentale. Per quanto 61 duelli vinti possa sembrare un numero esagerato o leggendario, in realtà anche gli storici attuali tendono a considerarlo veritiero. Fonti differenti attestano i vari duelli e in più c'è da considerare che chi veniva sconfitto andava incontro a morte certa. Miyamoto Musashi morì invece a oltre 60 anni, di morte naturale, in un'epoca in cui la speranza di vita si aggirava sui 40 anni ed era molto minore per un samurai. Questa sua incredibile sorte è una delle migliori prove che fu sicuramente imbattuto. Secondo alcuni maestri dell'antica arte di combattimento, Musashi fu l'unico guerriero ad aver raggiunto veramente i segreti della via della spada. Un insieme di addestramento e abilità fisiche e di perfezionamento interiore. Questa era la storia di Miyamoto Musashi, nato Shinmen Takezo, il samurai che non fu mai sconfitto. Conoscevate già la storia del samurai invincibile? Fatemi sapere le vostre opinioni su questo personaggio nei commenti. Se avete apprezzato questo video, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdervi i prossimi. Vi ringrazio per la visione e a presto!